Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dei piedini torti del neonato. Io sono Marco Roselli, mi occupo di osteopatia pediatrica e con noi c'è sempre il professor Gaetano Pagnotta, un ortopedico pediatrico con cui già abbiamo affrontato nel precedente video la displasia dell'anca del neonato. Vi invito sempre ad andarla a visionare. Iniziamo subito la nostra intervista. Il piede torto, ecco, a differenza della displasia dell'anca che può sfuggire alla valutazione del genitore, è talmente manifesto che non può essere, diciamo così, ignorata. Il piede torto, come dice il termine, è una deformità rigida del piede manifesto alla nascita, dove il piede, invece di essere posizionato nella posizione che conosciamo tutti, è ruotato è addotto, quindi ruotato verso l'interno e ruotato su se stesso, oltre che a posizionarsi in equino. In equino significa con la punta in basso e con il calcagno in asse. È una patologia estremamente frequente ed è frutto di una mutazione, cioè di un'alterazione genetica anche in genitori assolutamente sani. La tecnica di correzione che in questi ultimi decenni si è avvalsa di un sistema estremamente efficace, poco aggressivo, si chiama metodo Ponseti, che è stato messo a punto negli Stati Uniti da uno spagnolo, appunto Ignazio Ponseti, lì immigrato, e che oggi è rappresentato come il miglior trattamento in assoluto al mondo. È un trattamento estremamente conservativo, perché non è più la tecnica di una volta che comportava un intervento completamente demolitivo del piede per correggere queste deformità. È un metodo che si avvale di gessi successivi che si fanno alla nascita. Ogni settimana, ogni 10 giorni viene rinnovato e ogni volta si persegue una correzione leggermente maggiore fino a riposizionare il piede, che è fortemente deformato alla nascita, in una posizione normale. Può succedere, e la tecnica lo prevede, che residui un poco di equino, cioè il piede possa posizionarsi, come ho detto prima, con la punta in basso e il tallone in alto. In tal caso si fa una piccola tenotomia, per tenotomia si intende incisione del tendine d'Achille, che alcune scuole fanno addirittura in anestesia locale. Noi, come approccio, diciamo così, culturale, preferiamo dare una lieve narcosi, ma mantenendo il bambino in maschera, perché l'intervento dura davvero 10 minuti. Dopo aver riposizionato il piede a 90 gradi, dopo aver cioè corretto l'equino, si mantiene il gesso per un altro paio di settimane, 2-3 settimane, e il bambino è guarito. Dato che la tecnica dei Ponseti è estremamente economica, diciamo in termine chirurgico, cioè molto limitata, il rischio di perdita di correzione o addirittura di recidiva è alto. Allora la tecnica prevede meglio dire, un tutore dove manteniamo, finché il bambino non cammina, i piedini nella posizione corretta ottenuta con il gesso, cioè a 90 gradi rispetto alla tibia, ma ruotati a 70 gradi rispetto all'asse della rotula. Mantenendo il tutore, che si chiama Dennis Brown, per 2-3 anni, ovviamente di notte, visto che il bambino camminerà, riusciamo a ridurre fortemente il rischio di perdita di correzione o addirittura di recidiva, che nel piede torto va sempre tenuto presente. Quindi la guarigione si può definire totale se il protocollo viene seguito correttamente, non ci sono difficoltà successive nel piede del bambino, nel camminare. Questa è una domanda correttissima, perché il metodo Ponseti ha dalla sua la forza di restituire al bambino e ai genitori ovviamente un piede normale, perché noi praticamente non facciamo niente di aggressivo dal punto di vista chirurgico, facciamo questa minima incisione del tendine d'Achille, ma tutte le strutture capsulari e scheletriche del retropiede, calcagno e astragalo, e del mesopiede, quindi tutte le ossa tarsali, non vengono minimamente toccate. Quindi il bambino con piede torto, una volta guarito, può riprendere a fare la sua attività ludica e più avanti anche la sua attività sportiva.
Ok, il genitore nelle forme almeno lievi può fare qualcosa, ci sono dei massaggi che possono essere fatti o che può fare un personale esperto, un Come? fisioterapista, un Ah, osteopata. caspita, assolutamente sì. Le manovre, diciamo così, tutta la parte che precede la confezione del gesso, che come dicevo viene fatta ogni settimana, si avvale dei massaggi sia del fisioterapista e anche dei genitori. Noi dobbiamo, visto che ci sono delle retrazioni legamentose e capsulari, dobbiamo ogni volta che si fa il gesso, dopo aver rimosso il precedente, lavorare sul piede in modo da allungare, il termine che oggi si usa che tutti comprendono è stretching, bisogna allungare queste strutture che si sono retratte e quindi l'importanza e il ruolo del fisioterapista come figura professionale, capace e preparata, ma anche del genitore per fare il massaggio prima del gesso è assoluta. Anche qui, nella fase del Dennis Brown, del tutore, il ruolo del genitore è essenziale, perché il genitore deve essere consapevole dell'alto rischio di recidiva e quindi deve capire che anche se il piede dopo l'intervento appare normale, poco alla volta può tornare indietro. Quindi se l'ortopedico dice Dennis Brown 12 ore di notte, Dennis Brown lo deve portare 12 ore di notte fino a 3 anni e mezzo. Quindi il ruolo del genitore, ma anche del terapista è assoluto, è quello che deve controllare se il Dennis Brown è posizionato nella maniera giusta, deve controllare periodicamente se il piede è elastico, se cioè è ampia la dorsiflessione plantare, cioè il movimento sulla caviglia, tutte cose che hanno una loro essenzialità. Gli esercizi consistono nel portare il piede nella direzione opposta rispetto alla torsione che si manifesta sul bambino, quindi diciamo verso l'eversione. Assolutamente sì, Ok. e verso la extrarotazione. Extra Infatti colpisce tanto che il gesso finale è un piede che ha riacquistato il suo allineamento e che è ruotato di 70 gradi, spaventa quando si vede, verso l'esterno, cioè se lungo l'asse della rotula, quello sarebbe 0 gradi, e si ruota all'esterno di 70 gradi. Ok, ringraziamo il professor Pagnotta. Grazie, io sono a disposizione. La volta prossima parleremo, che è un argomento molto sentito, del piede piatto, quando va trattato e se va trattato, perché pure questo è da decidere, si parla tanto adesso di interventi, e il del ginocchio valgo. Grazie Ok, a voi. la ringraziamo. Ci vediamo al prossimo video, sempre in compagnia del professor Pagnotta, per esaminare questi altri argomenti. Se il video vi è interessato, vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace. Ci vediamo presto.